Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video andiamo a guardare insieme uno strumento fondamentale introdotto in CSS3, ossia le media query, che fondamentalmente ci permettono di andare ad interrogare il nostro browser per chiedere se certe condizioni siano o meno verificate al momento in pagina e di conseguenza, in caso positivo, applicare degli stili. Andiamo subito nel codice ad esplorarle meglio. Bene, come sempre mi trovo già in VS Code e ho davanti a me una semplice pagina con un H1 e 3 paragrafi. Per quanto riguarda il CSS ho dato giusto qualche stile di base, ma focalizziamoci sui paragrafi per l'appunto e supponiamo di voler cambiare in particolare font size e colore a questi paragrafi non appena il nostro browser supera come larghezza i 500 pixel. Quindi questo numerino qua, che vediamo qua in alto, supera 500. E tra l'altro io mi trovo in Firefox e attualmente ho abilitato questa modalità che si chiama Responsive Design Mode, che potete abilitare con la combinazione di tasti Ctrl-Shift-M. Per applicare questi due cambiamenti relativamente alla font size e al colore non appena viene superata la soglia dei 500 pixel, quello che dobbiamo fare è inserire per l'appunto una cosiddetta media query, che non è altro che una regola CSS che il browser applica quando una o più condizioni sono verificate e sono molto utili se non necessarie per lo sviluppo di siti web responsive al giorno d'oggi. Per andare a definire una media query, in prima battuta non facciamo altro che scrivere chiocciola media, poi una coppia di parentesi tonde e una coppia di parentesi graffe. Questo diciamo è lo scheletro di ogni media query e per non sbagliarci possiamo partire sempre da questo scheletro e poi aggiungere ciò che ci serve. In particolare, nella coppia di parentesi tonde dobbiamo andare ad inserire quelle che in CSS vengono chiamate media features e le media features sono sostanzialmente le condizioni che devono essere verificate per poter applicare gli stili che poi saranno all'interno del corpo della nostra media query. In questo caso quello che vogliamo fare è applicare determinati stili a partire da 500 pixel in poi. Quindi la media feature che cerchiamo si chiama min-width e dobbiamo dargli il valore desiderato, ad esempio 500 pixel. All'interno poi della nostra media query non faremo altro che scrivere del normalissimo CSS, quindi in particolare andremo a targettare il nostro paragrafo e andremo a dargli ad esempio una font size di 1.2 rem e ad esempio un colore blu. Bene, ci accorgiamo adesso che provando a fare resize con il nostro browser, non appena andiamo a superare la soglia dei 500 pixel, ovvero quando la viewport width, la larghezza della nostra finestra, è maggiore o uguale a 500, cambiano due cose in questo caso. Intanto il colore del nostro testo da violetto che era diventa blu e la dimensione del testo da 1 rem diventa 1.2. Possiamo visivamente vedere che è cambiato sia il colore che la dimensione del nostro testo. Possiamo ovviamente continuare con questa nostra gerarchia di media query inserendone altre, ad esempio qua cambiamo quello che si chiama breakpoint, ovvero il punto da cui la media query ha inizio, ha effetto. Diciamo ad esempio che da 700 pixel noi vogliamo che il nostro paragrafo, o meglio i nostri paragrafi, abbiano questa volta una font size, diciamo pure di 1.5 rem e un colore questa volta green. Come possiamo notare, qui ci troviamo a 522 pixel, quindi sono applicati gli stili dichiarati in questa media query. Non appena allarghiamo la nostra finestra fino ad arrivare ai 700 pixel, ci accorgiamo che, come prima, sono cambiate due cose. In particolare la font size è diventata di 1.5 rem, si è ingrandita, e il colore è diventato verde. Ovviamente restringendo la nostra viewport, prima gli stili tornano ad essere quelli dichiarati in questa media query, stringendo ancora la nostra viewport, gli stili tornano ad essere quelli originari dichiarati qua all'inizio. Una cosa fondamentale da tenere in considerazione quando si scrivono delle media query è che queste devono sempre comparire dopo la regola che vogliamo andare a sovrascrivere.
Questo perché, facciamo un esempio, spostiamo le nostre media query prima delle regole relative, delle dichiarazioni relative al nostro paragrafo, e come possiamo notare adesso le nostre media query non hanno più alcun effetto, vengono completamente sovrascritte da questi stili e di fatto è come se le nostre media query non esistessero, e questo sostanzialmente deriva dal fatto che in CSS, a parità di origine dello stile e di specificità dei selettori, la regola che appare per ultima è sempre quella che vince. In questo caso questa regola sta vincendo su tutte le altre. Siccome di per sé le media query non aggiungono alcuna specificità ai selettori che contengono, e siccome entrambi gli stili, sia quello diciamo normale sia quello inserito nelle media query, si trovano nel medesimo file, l'unica discriminante che resta è appunto l'ordine di apparizione. Quindi l'ultima cosa che appare vince. Per questo motivo è importantissimo ricordarsi di inserire le media query in fondo a tutto. Eliminiamo per semplicità una media query, in modo da concentrarci solamente su un'unica media query, e andiamo in particolare a parlare di questa min width che abbiamo utilizzato. Questa è una tipologia di media feature, ma ovviamente ce ne sono tante altre. Un'altra spesso utilizzata è max width, e in questo caso quello che stiamo andando a dire di fatto è che questi stili verranno applicati fondamentalmente solo quando ci troviamo in una situazione in cui il browser ha una larghezza massima di 500 pixel. Quindi di fatto per visualizzazioni sopra i 500 pixel questi stili non vengono applicati, è il caso speculare a prima, mentre per visualizzazioni con una viewport width inferiore ai 500 pixel queste dichiarazioni entrano in gioco. Questo approccio viene definito desktop first, e l'altro ovviamente con la min width, l'approccio speculare, viene definito mobile first. Io diciamo personalmente tendo ad utilizzare l'approccio mobile first perché mi permette di utilizzare le media query nel modo in cui sono state originariamente concepite, ovvero per andare ad aggiungere della complessità piuttosto che andare a toglierla. Nel senso che noi partiamo con la stilizzazione della nostra pagina senza alcuna media query, come se fossimo su un dispositivo mobile, quindi ci preoccupiamo di tutto ciò che concerne colori, tipografia, padding, margini, icone e quant'altro. E aggiungeremo infine solamente quelle poche media query che ci servono per aggiustare il nostro layout su dispositivi desktop. Quindi andremo a riarrangiare leggermente il layout per, diciamo, darne una visualizzazione più congrua ad un dispositivo desktop. Banalmente potremmo dire che da desktop noi vogliamo che questa singola colonna di paragrafi diventi splittata su 3 colonne. Oltre alle classiche min width e max width, esistono altre media feature che possiamo dichiarare in una media query. Ad esempio esiste una media feature per quanto riguarda l'orientamento della nostra viewport, che può essere landscape nel caso appunto di orientamento orizzontale, o portrait nel caso di orientamento verticale. Quindi potremmo ad esempio andare a dire che per un orientation di tipo landscape abbiamo che il nostro body ha un background color ad esempio purple, e quello che succede è che se noi andiamo qui a ruotare il nostro dispositivo con il browser, notiamo che viene applicato un background color purple solamente quando il dispositivo si trova in orientation landscape, quindi in orizzontale. Un'altra media feature possibile che a volte si utilizza è quella che concerne l'hover, che prende come valori hover oppure none. Nel caso in cui il valore sia hover, semplicemente stiamo andando a dichiarare degli stili che verranno applicati quando il dispositivo in questione su cui stiamo visualizzando la pagina permette come tipo di puntamento primario un hover, nel senso che esiste una tipologia di puntamento come può essere il mouse o ad esempio una penna nel caso di un tablet, che permette fisicamente di triggerare uno stato di hover.
cosa ad esempio non possibile su un dispositivo mobile. Quindi banalmente tutti gli stili che andremo ad inserire qua dentro non avranno alcun effetto su dispositivi mobile. Ogni media query inoltre ha anche sempre un media type che si definisce in testa alla regola media, e se non viene definito questo di default è il valore all, e semplicemente il media type stabilisce per quale tipo di device dobbiamo andare ad applicare il nostro set di regole. All, chiaramente, come dice il nome stesso, va ad applicarlo per tutte le tipologie di device ed è quello che vogliamo 99 volte su 100, quindi non ci servirà inserirlo. Altri valori possibili sono print, nel caso in cui la nostra pagina sia destinata ad essere stampata, e quindi queste regole che seguono la nostra media query verranno applicate solamente nel caso in cui io vada effettivamente a stampare la pagina. Screen, destinato a visualizzazioni digitali, come appunto nella maggior parte dei casi. E l'ultimo infine è speech. Si utilizza molto raramente per dare delle indicazioni, ad esempio a dispositivi come screen reader che devono leggere il contenuto della nostra pagina. Tipicamente sono abbastanza rari, come dicevo, i casi in cui è necessario cambiare questo media type, quindi 99 volte su 100 semplicemente viene omesso. Le media query la maggior parte delle volte si compongono solamente della parola chiave @media seguita da una media feature. Anche in questo caso 9 volte su 10 è una tra min width o max width, perché sono le due media feature più utili per, diciamo, applicare degli stili sulla base della nostra viewport. Questa è la forma, diciamo, più completa che possiamo avere per una media query, dove possiamo vedere che in aggiunta al nostro media type abbiamo anche la parola chiave not oppure only, ovviamente opzionali. Not semplicemente va a negare tutto quello che abbiamo scritto successivamente, quindi per esempio se noi scrivessimo @media not hover, andremmo a targettare tutti quei device che non supportano l'hover. Questo perché la media feature hover con il valore hover ci va a definire dei device che supportano l'hover. Mettendo un not davanti a tutto stiamo esattamente negando quella categoria di device che abbiamo targettato. Only invece è un po' meno utile, diciamo che si utilizzava in passato per browser molto vecchi per prevenire che le regole CSS venissero applicate a browser che non supportano le media query. Oggi i browser moderni semplicemente ignorano questa keyword. Successivamente abbiamo il nostro media type, quindi all, oppure print, oppure screen, oppure speech. E infine abbiamo le nostre media feature concatenate tra loro in and, or oppure not. Quindi qua dentro avremo le nostre classiche min width, max width, eccetera eccetera. Come vi dicevo prima, praticamente è tutto quanto opzionale, se non per la parola chiave @media e per almeno la media feature. Quindi vi ritroverete a scrivere tipicamente una media query semplicemente come @media seguito da una coppia di parentesi tonde con al suo interno min width oppure max width, nel caso più tipico, un valore per questo min width o max width e poi una coppia di parentesi graffe nelle quali andrete a definire le vostre regole CSS. Bene, abbiamo quindi visto un po' in linea generale cosa sia una media query e come si utilizzi e quali siano, diciamo, le media feature e i media type principali. Come sempre, se avete domande lasciate pure un commento qui sotto, io vi lascio il link al codice in descrizione, e se il video ti è piaciuto lascia pure un like e un commento, considera anche di iscriverti al canale per nuovi video simili a questo. E noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.